Torniamo a parlare di letteratura, finalmente, e in questo video vorrei presentarti Italo Svevo, uno degli scrittori più influenti e più importanti del Novecento, nonostante abbia vissuto più nell'Ottocento che nel Novecento. Infatti, Ettore Schmitz, il vero nome di Italo Svevo, nasce a Trieste nel 1861, ma soltanto negli anni '20 del Novecento arriverà quella tanto meritata fama. Si tratta di un'epoca di grandi cambiamenti sociali, di grandi incertezze per il futuro. C'è una grande crisi esistenziale dell'individuo. L'oggettività delle correnti letterarie precedenti non ha più senso. Adesso emergono la frammentarietà e il relativismo, di cui Pirandello e Svevo sono i più grandi esponenti in Italia. Elementi che rappresentano proprio questa inquietudine e questa incertezza dell'individuo e della società. Dicevamo che Italo Svevo, in realtà Ettore Schmitz, nasce a Trieste nel 1861 da una famiglia ebrea di commercianti di vetro. Viene poi mandato a studiare in un collegio in Baviera, dove si appassiona alla letteratura tedesca. A 17 anni, e anche in seguito al fallimento dell'attività paterna, torna a Trieste per concludere gli studi commerciali. Troverà lavoro in una banca, settore nel quale lavorerà più o meno per 20 anni. Ma lui non perde mai la passione per la letteratura, anzi, perché scrive articoli e racconti per un giornale triestino e nel 1892 scrive il suo primo romanzo, Una vita, con il quale nasce il suo nome Italo Svevo, un nome che racchiude le due culture di cui fa parte. Questo romanzo purtroppo passa praticamente inosservato e non ha alcun successo al momento della pubblicazione e in realtà per molti anni anche dopo. Lui non si dà per vinto e nel 1898 pubblica Senilità, un altro romanzo ma un altro fiasco totale che finisce presto nel dimenticatoio. Ma l'anno della svolta per Italo Svevo è il 1906, anno in cui fa richiesta a una scuola per delle lezioni di inglese, perché lui vuole migliorare il proprio inglese ed è qui che conosce un insegnante irlandese straordinario, niente po' di meno che James Joyce. Joyce diventa non solo l'insegnante, ma anche un grande amico di Italo Svevo e sarà la persona che più lo incoraggerà a scrivere e a pubblicare le proprie opere. Joyce sarà anche quel personaggio che permetterà all'ultima opera di Italo Svevo, La coscienza di Zeno, di avere successo anche all'estero e di essere tradotta anche in francese. Nel frattempo Italo Svevo aveva già cominciato a interessarsi molto della psicoanalisi di Freud, elemento che influenza moltissimo La coscienza di Zeno. Svevo comincia a scrivere quest'opera nel 1919 e la pubblicherà a proprie spese nel 1923. Finalmente la grande fama arriva. Come dicevo prima, Joyce si è innamorato di quest'opera, ne ha parlato ai propri amici letterati e italianisti, l'ha fatta conoscere all'estero. Ma purtroppo la vita non ha concesso a Italo Svevo abbastanza tempo per godersi questa fama, perché muore in un incidente stradale nel 1928 a soli 67 anni. Questa era una panoramica. Era a grandi linee la vita di Italo Svevo. Nel prossimo video parleremo più nel dettaglio della sua opera più famosa, La coscienza di Zeno, ma vediamo adesso quali sono gli elementi principali delle sue opere. Beh, sicuramente la città di Trieste, nella quale sono ambientati tutti i suoi romanzi. Poi abbiamo la coscienza individuale e la necessità di indagarla, l'insicurezza e l'insoddisfazione dei suoi personaggi
E parlando di personaggi, si tratta sempre di personaggi inetti, ma non nel senso solo offensivo, ma nel senso che sono persone incapaci di prendere decisioni, incapaci di prendere le redini della propria vita e realizzare qualcosa. Sono persone deboli, spesso in balia dell'indecisione, della sofferenza, delle emozioni in generale. Sono persone incapaci di vivere, di cavarsela da soli. In Una vita il protagonista è un impiegato di banca, elemento autobiografico, che vorrebbe tanto emergere nella società e cerca di farlo attraverso la cultura, i propri studi filosofici, letterari, sposando la figlia del proprio capo, ma tutto questo non servirà a niente, perché continuerà a condurre una vita totalmente insoddisfacente, finirà per suicidarsi proprio a causa di questa insoddisfazione. Senilità parla invece di un giovane impiegato, scrittore mancato, che di nuovo vive una vita totalmente insoddisfacente, non riesce a realizzare i propri obiettivi e si innamora perdutamente di Angelina, questa donna bellissima, affascinante, ma purtroppo decisamente propensa al tradimento. E il nostro protagonista non riesce a sopportare i tradimenti di questa donna. A questo si aggiunge la morte della sorella, che lo farà cadere nella solitudine più assoluta. E infatti il personaggio si avvierà verso una senilità, appunto, di solitudine, di tristezza e di insoddisfazione. Che gioia, eh? E poi arriviamo alla coscienza di Zeno, in cui il protagonista è Zeno Cosini, che racconta in prima persona la storia, quindi il protagonista è anche l'io narrante. Si tratta di un personaggio di nuovo inetto, incapace di prendere in mano la propria vita, vittima di vizi come quello del fumo, di emozioni, di rimpianti, di dubbi da cui non riesce a uscire. Si rende conto di essere vittima di un male esistenziale, un forte disagio esistenziale e decide di rivolgersi a uno psicoterapeuta, il dottor S, il quale gli consiglia di mettere per iscritto gli eventi più importanti e salienti della sua vita. Gli consiglia di scrivere una sorta di autobiografia, perché questo lo avrebbe aiutato a indagare la propria coscienza, il proprio mondo interiore, di conoscersi meglio e così Zeno, scrivendo la propria autobiografia, comincia a mettere luce su alcuni aspetti importanti, i suoi vizi come quello del fumo, il suo matrimonio, il rapporto con il padre, i suoi insuccessi professionali e così via. Si rende conto dei propri limiti e soprattutto dei propri errori, ma trova sempre un alibi, trova sempre delle giustificazioni per non cambiare. A un certo punto Zeno si dichiara guarito. È guarito. Non ha più bisogno della psicoterapia, anzi, la psicoterapia è qualcosa in cui lui non crede e detesta anche lo psicoterapeuta. Infatti, nel preambolo si legge che questa autobiografia, La coscienza di Zeno, non è stata pubblicata da Zeno, che l'ha scritta, ma è stata pubblicata dal dottor S per vendetta. Questo leggiamo nel preambolo, strategia comune per rendere ancora più credibile la storia che andiamo a leggere. Questa era a grandi linee il contenuto dell'opera La coscienza di Zeno, che però approfondiremo nel prossimo video. Abbiamo visto quindi gli elementi più ricorrenti delle opere di Italo Svevo, le caratteristiche dei suoi personaggi, le trame delle sue opere principali. Parliamo adesso degli elementi originali delle sue opere, perché ci sono delle innovazioni. Prima di tutto il tema della psicoanalisi, a cui Italo Svevo era molto interessato e che ha influenzato le sue opere, soprattutto La coscienza di Zeno.
Poi c'è anche un uso del tempo misto. In realtà, all'interno della coscienza di Zeno, i fatti non seguono un vero e proprio ordine cronologico, ma seguono le vicende di ogni capitolo, quindi seguono il tema di ogni capitolo, il fumo, il rapporto con il padre, il matrimonio e così via. E diciamo che è difficile seguire anche un ordine cronologico di eventi scritti da un personaggio che non ha proprio le idee chiare. Un altro elemento particolare è il fatto che i protagonisti delle sue opere sono persone totalmente non attendibili. Non sono attendibili in quello che dicono, spesso dubitano loro stessi di quello che stanno dicendo. Come dicevo prima, si tratta di personaggi in balia di emozioni, di dubbi, di rimpianti, di vizi e quindi sicuramente non possono essere credibili e attendibili. E concludiamo parlando della lingua di Italo Svevo, lingua che ha fatto molto discutere perché all'epoca era considerata una lingua sciatta, poco elegante, caratterizzata da una scarsa padronanza lessicale e grammaticale. E la causa di tutto ciò si attribuiva al fatto che l'italiano non era veramente la sua lingua madre, perché in casa parlava dialetto triestino, fuori di casa parlava principalmente tedesco, che era una lingua di prestigio nella Trieste dell'epoca. In realtà questo linguaggio così spesso frammentato e apparentemente impacciato rispecchia perfettamente la psicologia dei suoi personaggi. Secondo Italo Svevo, la lingua deve rispecchiare il personaggio e lui era un grande sostenitore dell'uso del dialetto, perché secondo lui attraverso il dialetto veramente si può esprimere la propria realtà, mentre invece la lingua italiana, quella usata nella maggior parte delle opere, è una lingua artificiale che non può veramente esprimere quello che c'è dentro all'individuo. Bene, fine di questo primo video su Italo Svevo, all'interno del quale ti ho presentato la sua vita e a grandi linee le sue opere principali. Nel prossimo video conosceremo meglio e nel dettaglio la sua opera più famosa, La coscienza di Zeno. Spero che questo video ti sia piaciuto e grazie come sempre per la tua fiducia e per la tua presenza. Ci vediamo al prossimo video.